Ciao a tutti, io sono Marina e oggi vi mostro come realizzare questo coprivaso all'uncinetto, utilizzando qualsiasi tipo di filato che vi sia rimasto da altri progetti. Per chi preferisce le istruzioni scritte potete trovare lo schema di questo progetto in differenti misure, per 3 differenti tipi di vaso nel mio blog. Trovate il link nella descrizione qui sotto. Vi servirà del filato, va bene qualsiasi tipo, basta che non sia più spesso di una categoria 4, un uncinetto 10 mm, un metro, una forbice e un ago da lana. Oggi uso il vaso di Rupert, il mio avocado, come riferimento, ma potete facilmente aggiungere o togliere dei giri in base alla misura del vostro vaso. Il mio misura 11 cm di diametro e 12 cm in altezza. Io inizio con questo filato color senape categoria 4, ma poi proseguirò con questi 2 gomitoli, uno marrone e uno beige, quindi se anche voi volete utilizzare dei filati più fini come la categoria 3 o la categoria 2, basta che lavoriate tenendo 2 o 3 fili insieme come vedete in questo modo. Cominciamo facendo il nodino iniziale e lavorando 5 catenelle. Fate un punto bassissimo nella prima catenella per creare un cerchio. Lavorate 2 catenelle e 10 punti alti all'interno del cerchio. Per terminare il giro fate un punto bassissimo all'interno del primo punto alto. Per iniziare il secondo giro fate sempre 2 catenelle ed inserite 2 punti alti in ogni punto del giro, per un totale di 20 punti alti. Terminate il giro con un punto bassissimo all'interno del primo punto alto. Il terzo giro si comincia allo stesso modo con 2 catenelle e un punto alto nel primo punto, 2 punti alti nel secondo punto, un punto alto nel punto successivo e 2 punti alti in quello dopo, quindi sostanzialmente fate un aumento ogni 2 punti. Alla fine del giro dovreste avere 30 punti alti. Terminate il giro con un punto bassissimo all'interno del primo punto alto. Io mi fermo qui perché, come vedete, il mio vaso entra perfettamente nel cerchio che ho appena realizzato. Ma se voi avete un vaso di dimensioni maggiori, proseguite pure a lavorare un giro di punti alti, aumentando ogni giro in maniera che il cerchio rimanga piatto. Potete leggere più informazioni su come fare ciò nel mio blog, che trovate qui sotto in descrizione. Il prossimo giro fate una catenella e inserite un punto basso in ogni punto, però entrando unicamente nell'asolina posteriore. Terminate il giro con il solito punto bassissimo. Vedete che il vostro progetto inizia a prendere una forma conca.
Potete anche ricontrollare che il vaso entri. Il mio vaso entra, quindi proseguo. Fate 2 catenelle, un punto alto e un punto basso nel primo punto. Saltate un punto alto e un punto basso nello stesso punto. Di nuovo saltate un punto e inserite un punto alto e un punto basso nel punto seguente. Ripetete questo procedimento fino alla fine del giro, terminando con un punto bassissimo nel primo punto. Per il prossimo giro, che d'ora in avanti sarà lo schema del progetto, fate 2 catenelle e inserite un punto alto e un punto basso nel primo punto. Saltate il punto basso del giro precedente e lavorate un punto alto e un punto basso nel punto alto. Di nuovo saltate il punto basso e lavorate un punto alto e un punto basso nel punto alto successivo. Ripetete questo procedimento fino alla fine del giro, terminando con un punto bassissimo nel primo punto. Ripetete questo giro fino a quando non raggiungete l'altezza desiderata. Io dopo 5 giri con il colore senape ho cambiato colore e ho iniziato ad usare il beige e il marrone insieme. Per cambiare colore in maniera uniforme, prendete il filo nuovo prima di terminare il punto bassissimo che chiude il giro. Una volta che raggiungete la vostra lunghezza desiderata, dobbiamo chiudere il lavoro. Personalmente non mi piace chiudere il lavoro con il punto bassissimo nel primo punto, ma preferisco cucire l'ultimo punto col lago da lana. Per fare ciò, quando lavorate l'ultimo punto, tagliate il filo e tiratelo. Inserite l'ago da lana ed entrate nel primo punto, quello dove di solito inserite il punto bassissimo. Passate da entrambe le asoline e poi rientrate dall'asolina posteriore dell'ultimo punto. In questo modo si forma un'asolina che collega l'ultimo punto al primo punto in maniera molto più ordinata ed uniforme. Dopodiché potete cucire la codina del lavoro all'interno come fate di solito. Una volta cucite tutte le codine del lavoro, rigirate il coprivaso dal lato dritto e potete inserire il vostro vaso all'interno. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi un like e scrivetemi un commento. Considerate anche di iscrivervi al canale se avete piacere a vedere i prossimi tutorial e io vi aspetto al prossimo video.